Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Redmi Note 15 Pro Plus, classica filosofia Xiaomi, prestazioni abbastanza elevate, ma a prezzo contenuto. Devo dire che in questo caso le prestazioni ci sono davvero tutte, il processore di buona qualità, poi ne parleremo nello specifico, abbiamo protezione IP66, 68, 69K, un pannello AMOLED e una batteria da ben 6500 mAh che vi consente di utilizzarlo anche per 2 giorni con un uso medio e anche un po' più che medio. Quindi devo dire un telefono solido a prezzi interessanti. Abbiamo 4,79 per la versione 8,256 e 5,29 per la versione 12,512, al netto di eventuali offerte bundle che potranno arrivare. La confezione è standard, ma abbiamo comunque almeno una bella cover in tinta con la colorazione del telefono. E in più classica spilletta per l'estrazione del carrellino SIM, pellicola preinstallata e manualistica e cavo. Il telefono supporta anche la ricarica a 100 watt, ma come al solito l'alimentatore non è incluso nella confezione, ma ormai questa è una cosa a cui abbiamo fatto l'abitudine ed è neanche più inutile parlarne. Redmi Note 15 Pro porta un design orientato alla robustezza, si vede, dà proprio l'impressione di un telefono molto solido, dimensioni abbastanza importanti, ma è un peso comunque ben bilanciato. La struttura interna è rinforzata secondo la filosofia Redmi Titan Durability, quindi anche se vi cade, diciamo che se non cade meglio, ma se vi cade dovrebbe avere un certo tipo di protezione. Ricordo, come ho detto prima, certificazioni IP66, 68 e 69K che garantiscono protezione avanzata da acqua, polvere e getti ad alta pressione. Inoltre il vetro è protetto da Gorilla Glass Victus 2. Diamo un'occhiata da vicino, ben costruito, ben assemblato. Vedo che ormai molti produttori hanno abbandonato lo schema diciamo spigoloso, si è ritornati a forme un pochettino più arrotondate, che devo dire che a livello ergonomico sono molto più comode. Il display è una delle cose meglio riuscite di questo terminale. Abbiamo un pannello Crystal Res AMOLED da 6 pollici e 83, abbiamo una curvatura leggera ai bordi che aiuta l'ergonomia senza compromettere il controllo e 120 Hz che garantiscono una fluidità costante durante la navigazione e nei contenuti multimediali. Luminosità veramente molto elevata, 3200 nit dichiarati, che lo rendono fruibile anche sotto la luce diretta del sole. Abbiamo supporto Dolby Vision HDR10 Plus. Abbiamo poi un PWM diming a 3840 Hz, aiuta chi è sensibile allo sfarfallio, migliorando il conforto nelle ore serali. Abbiamo anche la tecnologia Wet Touch 2.0 per l'uso con dita bagnate. Nota stonata, l'Always On Display che non è completo, si può vedere per circa 10 secondi o al tocco, quindi non resta sempre attivo come su altri modelli. Diciamo che è una scelta che limita un po' la comodità dell'Always On, quello tra virgolette vero. Redmi Note 15 Pro Plus utilizza il processore Snapdragon 7S Gen 4 4 nanometri, che è pensato per garantire un equilibrio tra efficienza e stabilità nelle giornate più intense. Abbiamo anche una camera di raffreddamento Hyperloop con ampia superficie che consente di utilizzarlo senza surriscaldamenti. I giochi girano abbastanza bene, non hanno un dettaglio grafico al massimo, infatti ogni tanto qualche frame si perde, però diciamo che con giochi medi che hanno un dettaglio un attimino più limitato si comporta bene. Comunque abbiamo una memoria LPDDR4X e UFS 2.2, quindi vabbè, una memoria diciamo normale, non particolarmente veloce. Tagli 8256, 12512. Connettività completa con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ed eSIM. E adesso, finito qui, andiamo a sentire l'audio. L'audio, come ormai ci ha abituato Xiaomi, è veramente molto potente. Ora lo sentiremo al 100%, ma è possibile arrivare al 200 e al 400% senza particolare distorsione. Andiamo ora a sentirlo.
Come avete sentito è veramente potente e comunque anche abbastanza ben bilanciato senza distorcere anche quando arriviamo al 400%. Redmi Note 15 Pro Plus arriva con Android 15, questa secondo me è una pecca perché abbiamo già Android 16 in giro da un po' e quindi vuol dire mangiarsi un aggiornamento. Sono garantiti circa 4 anni di aggiornamenti complessivi, per cui non sappiamo se 4 più 4 o 2 più 2 e quindi questa secondo me è una pecca perché uscire con Android 15 quando Android 16 è già diciamo, in pista da un po', trovo che sia una cosa un pochettino limitante. Comunque poi staremo a vedere quando arriverà Android 16 e quanti aggiornamenti poi saranno garantiti. Comunque l'HyperOS 2 è un software più leggero e moderno rispetto alle generazioni precedenti. Abbiamo poi tutte le varie funzioni AI, Hyper AI introduce funzioni avanzate come AI Eraser Pro per rimuovere elementi dalle foto, AI Interpreter per traduzione in tempo reale o strumenti dedicati a ritratti e contenuti. Abbiamo integrazione con Google Gemini, cerca e cerca. Insomma, abbiamo comunque un'intelligenza artificiale funzionale, diciamo, e senza particolari fronzoli. Ribadisco, peccato il discorso che esca ancora con Android 15. Uno dei punti forti è la batteria da 6500 mAh con tecnologia silicio-carbonio. Aumenta la densità energetica senza penalizzare troppo peso e dimensioni. Nelle giornate tipo, anche con un uso misto tra social, foto, navigazione e streaming, arrivare fino alle 21 con un ampio margine non è un problema. Devo dire che anche 2 giorni con un uso normale si fa tranquillamente. Il calo notturno in stand-by è praticamente pari a zero, ho provato a lasciarlo acceso senza caricarlo e praticamente non è mai sceso. Non abbiamo il caricatore, però è possibile ricaricare con la ricarica cablata 100 watt Hypercharge, per cui nel giro di breve tempo lo caricate molto velocemente, anche se, ripeto, non ce n'è bisogno perché comunque questa batteria è davvero eccezionale. La cam è composta da una principale da 200 megapixel Samsung HP9 stabilizzata e da una 8 megapixel ultra grandangolare. Inoltre abbiamo una selfie da 32 megapixel. Di giorno la resa è molto convincente con micro dettagli ben preservati e scatti che mantengono leggibilità anche in controluce. Zoom 2x e 4x sfruttano il grande sensore per offrire risultati decisamente ottimi finché la luce è buona, pur non riuscendo a sostituire un tele vero. Di sera la principale continua a funzionare bene con stabilizzazione OS e modalità notte, ma lo zoom perde qualità più rapidamente. L'ultra grandangolare da 8 megapixel è contromesso più evidente, utilizzabile solo in condizioni ottimali e meno consistente nella resa grammatica. I video arrivano a 4K a 30 fps, un limite diciamo percepibile solo per chi è più esigente. La selfie da 32 megapixel è invece affidabile con buoni ritratti HDR efficace. Complessivamente diciamo che la cam principale regge bene, mentre le secondarie mostrano qualche limite. In conclusione, come vi ho detto, in Italia arriva a 4,79 per la 8256 e 5,29 per la 12512, cifre che lo collocano in una fascia molto competitiva dove la concorrenza è veramente forte. Comunque il valore principale in questo caso è l'autonomia altissima, display grande e piacevole, una buona solidità generale, un'esperienza senza ansie grazie alle certificazioni P66, 68, 69K. Come vi ho detto, il listino lo mette però a confronto con modelli medio-alti che offrono fotocamere più complete, prestazioni superiori e funzioni premium aggiuntive. Ecco perché Redmi Note 15 Pro Plus diventa più sensato quando ci sono promozioni, condizioni che di solito si verifica spesso nei prodotti Xiaomi. Comunque il taglio 12512 è il più conveniente nel lungo periodo. Nel complesso è un telefono da scegliere per resistenza, autonomia e display, meno per chi cerca un comparto fotografico completo. Per cui alla fin fine prodotto solido, comodo all'uso reale e molto affidabile, che però diciamo sarà molto più interessante quando il prezzo scenderà. Con questo vi auguro un buon Natale, ciao da Lucio e da Loris per Battista70 Phone.